Ti è mai capitato di sentirti quasi in colpa perché in quella giornata non eri estremamente positivo? Cavolo, devo essere più positivo. E ti senti un po' in colpa, ti senti un po' in giù perché non lo sei. Fa riflettere questo concetto, lo vediamo nel video di oggi. Intanto siamo nel 34esimo video della mia sfida personale 365 video, un video al giorno per un anno, quindi una bella sfida e se vuoi sostienimi con un bel mi piace, iscriviti al canale e condividi questo video. Diciamo che c'è stato un periodo della mia vita in cui stavo spingendo molto con libri, video di crescita personale, di motivazione, no? Sai, devi essere positivo, avere una mentalità che guarda le cose che ci sono positive nella tua vita. Ero lì che cercavo appunto di essere sempre estremamente e in ogni momento della mia giornata positivo. Cioè volevo questo, questa era l'idea, no? Di dover essere sempre al top, non avere mai momenti down, ma essere sempre entusiasta, motivato. In realtà dopo un po', non so, ero un po' stufo di questa cosa qua. Cioè mi piace leggere e guardare dei video di crescita personale, motivazione, mi piace tantissimo questa cosa qua, non so, è proprio una mia passione da tanti anni, da quando avevo credo 18 anni. Però, sinceramente, arrivato a un certo punto ho capito che non puoi fare finta di essere super mega positivo, un po' per l'attività che faccio, dove magari comunque quando parli con il tuo team, chiaro che non puoi essere tu come dire, il fuoco della negatività, no? Tu anzi devi essere quello che se c'è un fuoco di negatività, sei come l'acqua, no? Lo spegni, no? E dai positività. Però da un lato quello che ho visto è che nessuno, neanche il superumano più super di tutti, è sempre positivo. Cioè, a un certo punto ho fatto consapevolezza, ho detto, mi sono stato una mattina, ho detto no, dai, devo smetterla di fare finta. Cioè, la mia base, il mio motore deve essere positivo. Però non posso essere costantemente, ogni momento, ogni minuto della mia vita, pensare di essere sempre on fire. Non esiste. Neanche se prendi i più famosi formatori, Tony Robbins, Roberto Re, sono costantemente, ogni minuto, H24 positivi. Perché è quello, se ci pensi. Noi purtroppo, con la testolina nostra, generalizziamo il 100%, cioè facciamo questo errore. Capiamo un concetto, allora pensiamo che sempre dobbiamo fare questa cosa qua. E non è così. Cioè, è vero che la maggior parte delle volte nella tua giornata, quindi questo si trasporta poi nelle tue settimane, nei tuoi mesi, nei tuoi anni, essere positivo. Però non puoi esserlo sempre. C'è la giornata che magari sei più stanco e non riesci magari a ingranare, magari ti alzi, non so, hai mille impegni, ti arrabbi un po' con tuo figlio, tua figlia, succede qualcosa con il tuo compagno, la tua compagna, cioè ok, chiaro che non possiamo poi stare lì nella parte negativa, nella parte che ci fa stare male la maggior parte del tempo, però neanche al contrario, ok? Quindi io quello che mi sono dato è pensare di dire, ok, magari un 70-80% del mio tempo voglio essere positivo, energico, però se c'è una parte negativa, una parte in cui magari sono un po' più triste, lo accetto, ok? Lo accetto perché credo che fa parte dell'essere umano, fa parte insomma di una normalità, quindi inutile sfattiamo questo mito, non devi essere, almeno io per me me lo sono detto Alberto, non devi essere sempre positivo, ok? E quello che ho iniziato a fare magari in questi momenti, se è proprio una giornata da schifo, io ho la fortuna proprio di vivere al mare, prendo, vado a farmi una passeggiata al mare, sto in mezzo alla natura, questo mi aiuta tantissimo, molte volte mi aiuta anche magari prendere un foglio di carta e scrivere, ok, le mie emozioni, accettarle e ovviamente poi un po' ribaltarle, perché ho detto prima, ok, non è che posso scrivere che ho questo momento di merda, questa giornata così, questo pensiero un po' messilla e poi stare continuamente sul problema. Chiaro che voglio ribaltarlo in positivo, però cercare di anche ogni tanto buttare giù qualcosa su te stesso, su quello che stai provando in quel momento, ti permette un po' di fare quella consapevolezza, no? Perché poi in realtà se tu pensi, Madonna, non riesco a ottenere risultati, non riesco a fare, poi invece ti fermi
e dici no, aspetta un attimino, ma perché no? Come non riesco? E poi alla fine vuoi guardare, invece ti fermi dicendo cavolo, stai facendo tante cose che magari la maggior parte delle persone non fa, ok? E quindi da questo punto di vista fai consapevolezza. Un'altra cosa ovviamente, se hai la fortuna di avere la tua stessa mentalità, magari la tua compagna, il tuo compagno, e circondarti di persone così, persone vere, con cui anche se hai un momento no, puoi dirlo, puoi essere te stesso, questo sicuramente aiuta tantissimo. Quindi cerca anche di avere persone vere, non persone in cui devi solo essere sempre on fire, parlare solo di positivo, eccetera. Circondati di persone in cui puoi essere te stesso, ti aiuta molto, perché sono quelli che ti danno la pacca sulla spalla, sono quelli che comunque ti permettono di aprire, delle volte abbiamo anche solo bisogno di un po' sfogarci, no? Raccontare, e alla fine quello ci permette poi un po' di ritornare a essere noi stessi e cercare di essere la parte un po' più positiva del momento. Però questo secondo me, almeno per me, è importante, perché se fai finta di essere sempre mega positivo, alla fine, non so, un po' ti prosciuga questa cosa qua. Ok, ho fatto questo videetto oggi velocissimo, spero di essere stato abbastanza utile, magari è un momento anche tu che stai cercando di il miglioramento, ma pensi di dover migliorare, essere positivo sempre, il che non è positivo neanche questo, alla lunga soprattutto. Metti un bel mi piace se non è ancora fatto, ci vediamo intanto al prossimo video perché la mia sfida continua giorno dopo giorno per un anno, e al tuo successo.